Professore, lei ha fatto proprio bene a rivolgersi a noi. Sulla serietà e la professionalità della nostra agenzia lei non deve avere alcun dubbio. La nostra famiglia ha un'antica tradizione che risale al Risorgimento. Epoca che le è molto cara, a quanto vedo. Che te frega? Che te frega? Benvenuti e bentornati nella soffitta più intrigante del web, quella dove i vecchi VHS frusciano ancora, le locandine occhieggiano dalle pareti e i ricordi hanno sempre una piega maliziosa. Oggi facciamo un salto indietro nel tempo, precisamente nel coloratissimo 1982, per riscoprire un film che è un vero gioiellino del cinema pop all'italiana. La Gorilla, diretto da Romolo Guerrieri e interpretato da una Lori Del Santo più irresistibile che mai. Sì, avete capito bene, La Gorilla, ma niente pellicce o animali esotici? Qui di selvaggio c'è solo la protagonista, che con quel fisico da cartolina e lo sguardo determinato riesce a mandare al tappeto qualsiasi maschietto, ma anche il buon senso di tanti personaggi assurdi che popolano questa commedia tutta da gustare. Oh, quando vuoi? 1 milione. 1 milione? Sarei buona ma sei pure matta, sa? La protagonista si chiama Ruby, bionda, atletica, formosa, ma soprattutto guardia del corpo. Sì, perché da quando era bambina il suo papà, un ex campione di arti marziali, l'ha addestrata per farla diventare una vera macchina da guerra. Facciamo lo stesso lavoro, in un certo senso. Ha lo stesso lavoro. Che famiglia. Ruby lavora per un'agenzia di sicurezza chiamata Securitas e protegge clienti di ogni tipo. Bambini di famiglie straricche, anziani gioiellieri pieni di manie, playboy in pensione e persino una dama di compagnia di lusso che vuole cambiare vita. Ma quando incontra Adelmo, disegnatore di fumetti, mingherlino, teneramente impacciato, scocca qualcosa. Tra i due nasce subito un'intesa, ma c'è un piccolo dettaglio. Adelmo ha un certo debole per gli scatti un po' osè. Ruby lo scopre per caso e crede che lui la stia tradendo. Da lì partono una serie di equivoci, litigate, inseguimenti, gelosie, il tutto condito da scene assurde e personaggi al limite del grottesco. Beh, certo avrei dovuto capire subito che sei un artista. Ti aiuto io. Sì, grazie. Ma tranquilli, il finale è di quelli dolci, con una spruzzatina di ironia alla panna montata. Anch'io avrei voluto disegnare, ma poi ho dovuto fare un altro mestiere. Va bene, qua. Ah, sì, certo. Il film è diretto da Romolo Guerrieri, veterano del cinema di genere, ed è un vero concentrato di volti noti della commedia all'italiana di quel periodo. Tullio Solenghi interpreta il tenero Adelmo, Gianfranco D'Angelo è il padre di Ruby, e poi ci sono Giorgio Bracardi, Franca Stoppi, Maria Grazia Bon, Ugo Fangareggi e un sosia spassoso di Roberto Benigni, il ventriloquo Mireno Scali. Alcuni di loro interpretano anche doppi ruoli, come in un cabaret cinematografico dove tutto può succedere. Le musiche sono firmate da Fabio Frizzi, uno che di atmosfere sapeva e come, mentre la fotografia è di Roberto Girometti. Il film dura poco più di 100 minuti, è girato a colori in formato panoramico e alcune scene si svolgono tra ville lussuose, parchi romani e ambienti pieni di gusto kitsch. Quando uscì nel 1982, La Gorilla non fu accolta con grandi applausi dalla critica. Anzi, venne tratta con sufficienza, considerata una commedia leggera, tutta basata sulla fisicità della protagonista. Ma oggi, a distanza di oltre 40 anni, il film è diventato una piccola cicca cult per gli appassionati del cinema pop italiano. Non sarà un capolavoro, ma è una fotografia sincera di un'epoca in cui le commedie erano colorate, piene di facce familiari e battute che oggi fanno sorridere con un po' di nostalgia. E parlando di protagoniste, Lori Del Santo nel 1982 era nel pieno del suo successo. Dopo l'esordio da valletta al Festival Bar e alcune apparizioni in pellicole con registi importanti, aveva trovato il suo spazio ideale nel cinema leggero e nelle trasmissioni TV. Proprio quell'anno partecipa anche a Vogue la Foca con Bombolo, posa per riviste patinate e di lì a poco diventerà la mitica bigliettaia di Drive-In. Una carriera esplosiva, ma sempre con un tocco ironico e disinvolto, che Lori ha saputo portare avanti con intelligenza e tanta autoironia. Pare che in quel periodo, durante una vacanza sullo yacht del magnate Adnan Khashoggi, abbia ricevuto persino un rubino da sogno. Altro che guardia del corpo. La nostra Ruby faceva impazzire persino i miliardari. Tra le scene più memorabili del film, ovviamente, c'è quella classica della doccia,
dove Ruby si lascia andare sotto i getti d'acqua. Ma più che ammiccare, il film gioca sulla caricatura e sul grottesco. È pieno di personaggi sopra le righe, battute strampalate e momenti da teatro dell'assurdo. Memorabile è anche Giorgio Bracardi nel ruolo del preside pazzo che urla «Che tre freca!» in una delle tante scenette comiche che strizzano l'occhio allo stile del gruppo di Arbore. Nonostante le critiche, oggi la Gorilla ha il suo pubblico affezionato. Chi lo guarda lo fa per il gusto del vintage, per rivedere i volti familiari della TV di quegli anni. B. Per perdersi in quell'atmosfera scanzonata e scollata dalle regole del cinema serio. E in fondo, non è proprio questo il bello? Se questo tuffo nel passato vi ha fatto sorridere, allora lasciate subito un bel like al video, iscrivetevi alla soffitta di Pippo e attivate la campanella per non perdervi le prossime puntate. E naturalmente scrivete nei commenti quale attrice, quale film o quale epoca vorreste riscoprire insieme a noi. Avete voglia di un altro film con Lori? O magari vi piacerebbe tornare a parlare delle regine di drive-in? Qui si aprono cassetti pieni di meraviglie e ogni nastro riavvolto è una piccola magia. Alla prossima e ricordate, certe risate non passano mai di moda. Wow.